Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti, quindi cosa stai per manifestare, cosa hai manifestato nelle relazioni precedenti, cosa stai manifestando in una connessione attuale, cosa sta arrivando a te. Quindi andiamo a smascherare l'ombra, a andare a essere incisivi su questa lettura e vediamo cosa realmente stai per manifestare, ok? Allora, vediamo un po', per le mie ragazze, i miei ragazzi del Capricorno, facciamo questa lettura più approfondita, più incisiva direi, sull'amore, affinché voi possiate realizzare il vostro capolavoro di vita quotidiano con la consapevolezza che vi accende da dentro. Ecco, c'è un vento pazzesco, non so se state sentendo, quindi il cambiamento, questo vento sta portando cambiamento, ok, e quindi già si preannuncia una stesa molto interessante. Quindi vediamo per te il fuoco dell'amore che con questo vento si alimenta. Mettiamo come prima carta qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni e di cui devi essere consapevole. Qual è l'ombra? Cioè quale parte di te che forse non vuoi vedere, no? Ma che condiziona i tuoi rapporti? Qual è? Adesso vediamo cosa desideri davvero, cioè sotto sotto, veramente, cosa desideri veramente. Nel tuo cuore, veramente, cosa vuoi? Anche se magari non lo ammetti, no? Vediamo. Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Adesso andiamo a vedere cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico. Cosa puoi fare adesso veramente per creare un amore autentico? E poi andiamo a vedere come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione quando integri questa verità. La mettiamo qua e la vediamo dopo. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ragazzi e miei ragazzi. E partiamo. Vediamo qual è prima di tutto l'ombra che porti all'interno delle relazioni ogni volta, così che tu possa essere consapevole, e la mettiamo in luce. Il cavallo di bastoni è l'ombra. Guarda, l'ombra che porti nelle relazioni è la fretta, l'impulso, oppure il desiderio di fuggire, oppure gettarti a capofitto in qualcosa che ti accenda, questa tensione qui, cioè senza valutare se davvero è ciò che nutre il tuo spirito nel lungo periodo, no? E questo è il senso. Cioè il cavaliere di bastoni porta passione, audacia, però nella sua ombra si traduce con rapporti lampo, cioè attrazioni brucianti che poi si consumano, no? Oppure questo si trasforma in un irrequieto bisogno di novità che ti distoglie dalla profondità. Questa è l'ombra che porti nelle relazioni, quindi ti ripeto, può essere la fretta, l'impulso, il desiderio di fuggire o di buttarti a capofitto in qualcosa che ti accenda, oppure questo bisogno irrequieto di novità che ti distoglie poi dalla profondità. Questa è l'ombra, magari non ne sei consapevole, ok? E forse questa è la parte di te che in questa posizione non vuoi vedere spesso, no? Ma che condiziona i tuoi rapporti. L'importante è metterle a luce e già quando la metti in luce si attiva la consapevolezza, no? Sì. Vediamo adesso veramente dentro di te. Che cosa vuoi veramente dentro di te? Cioè il tuo cuore, no? Anche se magari non lo ammetti, no? Perché a volte quello che diciamo di volere non è sempre quello che è allineato col nostro cuore. Che cosa desidera veramente il tuo cuore? Il 7 di spade. Io credo che tu fai fatica ad ammettere quello che ti sto per dire adesso probabilmente, cioè in un luogo di te fai fatica ad ammettere che c'è il desiderio di mantenere una parte segreta di te, un tuo spazio intoccabile, dove nessuno possa leggere veramente ciò che provi.
Il 7 di spade qua parla anche del timore di essere ingannata o ingannato, no? O di dover giocare in modo strategico per proteggerti. Questa carta mi dice che in amore può voler dire che desideri avere sempre una sorta di piano B, cioè una via di fuga, oppure che fatichi ad arrenderti completamente per paura di perdere potere. Questo è ciò che desidera il tuo cuore, cioè mantenere uno spazio segreto sacro anche, no? Sì. Io credo che sia forte questo desiderio in te di mantenere una parte segreta, una parte intoccabile, no? E va bene così, eh? Il tuo cuore teme anche poi di essere ingannato qua, o di dover un po' giocare una strategia spesso per proteggersi. Per proteggere proprio quello spazio sacro che tu vuoi mantenere, cioè il tuo cuore vuole proprio avere quello spazio segreto in cui solo tu puoi entrarci. E va bene, no? Vediamo qual è la lezione dell'anima in questo momento della tua vita, cioè qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento, nella relazione o connessione che stai vivendo o in quello che hai vissuto e quindi ciò che poi stai per attrarre con la risoluzione di questo, no? Vediamo qual è la tua lezione sacra. Affrontare l'ignoto. La luna. La lezione sacra è affrontare l'ignoto, i lati oscuri. La luna ti chiede di scendere nei tuoi abissi emotivi, di guardare le tue paure senza scappare. Cioè qua la luna ti insegna che l'amore vero non si costruisce con il controllo, con la strategia, ma passando attraverso la nebbia delle insicurezze, accettando che ci sono cose che non puoi dominare. Va bene? Questo è ciò che ti sta insegnando l'amore in questo momento, in una connessione oppure nelle connessioni che hai avuto. È quello che ti insegnerà nella connessione che sta arrivando, ti mette davanti a questo. C'è la necessità di affrontare l'ignoto, i lati oscuri tuoi. È una grande lezione che mi parla di dominare le tue acque interiori. Sì. Vediamo cosa puoi fare praticamente. Cioè, cosa fare concretamente adesso per creare un amore autentico, no? Vediamo. Coltivare il tuo giardino interiore. 9 di denari. Guarda così, questo puoi fare. Cioè, questa è un'energia autonoma di soddisfazione. Cosa puoi fare per creare un amore autentico con un'altra persona? Coltivare il tuo giardino interno. Questo è molto dolce questo consiglio, al tempo stesso pragmatico. Questo 9 di denari parla di indipendenza felice, di trovare sicurezza e appagamento dentro di te prima che in un altro. Questo significa curare il tuo benessere, dedicarti a ciò che ti fa sentire abbondante, completo, completa, così da poter offrire poi un amore che non sia dettato dal bisogno, la stampella, no? Ma dalla scelta. Io ti scelgo non perché ho bisogno di te, ma perché sono integro. Ti scelgo perché insieme a me, insieme a te, posso condividere la mia interezza, non il mio bisogno. Beh, questo è l'amore integro. Questo è l'amore integro. Vediamo, facendo questo, come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione. Il 4 di coppe, interessante. Allora, quando integri questo, le tue relazioni o la tua connessione vivrà una fase di riflessione profonda, perché il 4 di coppe è un momento di contemplazione emotiva. Quindi potresti sentirti inizialmente un po' annoiata, un po' annoiato o delusa o deluso, come se nulla mai fosse abbastanza, no? Questa qui, attenzione, è la soglia che conduce a qualcosa di più autentico, perché ti farà capire quali offerte del cuore vuoi davvero accettare e quali invece non risuonano più con la tua verità. Cioè, quello che sta arrivando a te sono due cose. Sono due cose. Allora, un'esperienza che ti permette di dire no, questa non la ripeto più.
perché proprio sono integro, sono integra, non ho bisogno di nessuno per essere felice, ma scelgo di condividere la mia interezza con qualcuno. Magari quante volte ti sei accontentato, eh, sì, ma secondo anche dei modelli, no? Su come ci insegnano ad amare, come dobbiamo avere una relazione. Qua fai dei tagli importanti qui. Chi mi ama mi segue, questo è il senso. Probabilmente ti troverai a scartare una persona o qualcuno che può arrivare se sei sola, per esempio, solo, che magari in passato avresti detto sì, ma adesso stai così bene. E quindi arriva un altro 9 di denari vicino a te. Cioè una persona integra in se stessa. Questa stessa è come se mi sta dicendo, allora, partendo dall'ombra del cavaliere di bastoni, questo cavaliere di bastoni galoppa verso passioni intense, no? Talvolta fugaci, però teme anche la lentezza del sentimento profondo. Eppure sotto sotto il tuo cuore custodisce un segreto. Qual è questo segreto? Desideri tenere un pezzo di te inaccessibile, come un castello chiuso, per paura di essere smascherato, ferito o tradita. Ma la luna ti chiama ora a fare un atto di coraggio diverso. Dice, immergiti nell'oscurità delle tue emozioni. Naviga le acque torbide senza bussola, perché scoprirai che solo accogliendo il mistero puoi davvero amare. E il 9 di denari cosa ti dice? Ti chiede di rendere fertile la tua terra, di costruire una felicità che sia tu prima di tutto, una felicità che sia prima di tutto tua, così che l'amore possa fiorire su un terreno saldo e non per colmare un vuoto. E allora cosa succede? E allora arriva il 4 di coppe, una pausa sacra da tutto e tutti, un momento in cui valuterai davvero cosa vuoi nel tuo cuore, per poi aprirti solo a ciò che è puro, vero, nutriente per te. Quindi stai per manifestare un amore vero, nutriente per te, che sia la stessa persona con cui sei in connessione o una persona nuova, un amore vero e nutriente per te, scartando ciò che non è più nutriente per te. Magari possono essere amori fugaci, o quella sensazione lì. È un momento di cambio radicale per te a livello emozionale. L'unico arcano maggiore è qua è la luna, che mi parla proprio delle paure di avere questa stabilità emotiva in te e di confrontarti con un'altra persona che non ha bisogno di te, ma sceglie di stare con te, perché tu sei alla stessa altezza, vi siete all'altezza. Sì. E vediamo cosa ti dirà questa persona. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona o questo l'amore? Allora, questa è la frase, il passo di Kierkegaard che tra gli altri ho sempre amato, ed è proprio questo il senso, dice tutto. Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Allora, come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Allora, nell'invisibilità dell'amore o nell'invisibilità di una persona, tu stai decodificando i codici della tua vera relazione. L'amore è lì che sta navigando intorno a te, dentro di te, e ti sta permettendo di ergerti solida o solido nelle tue profondità.
in modo tale che poi ti aprirai solo a ciò che è puro e vero nutriente. Quindi qua mi parla di una separazione da qualcuno, o quando hai vissuto la separazione. In questa separazione stai vivendo o puoi aver vissuto un momento di pausa sacra, in cui stai valutando veramente cosa vuoi nel tuo cuore. Ricordati che quello che stai per manifestare è puro e vero. Ok, cos'altro? Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, ragazze mie, per questo. Perché qua stiamo costruendo una cattedrale interiore, che non è un fuoco di paglia. Tempo e pazienza ti sta dicendo il tuo amante invisibile, tempo e pazienza, perché ti sto costruendo dentro, mi dice. Guarda, allora, ti sconvolgerà quello che arriva, perché ti dirà, sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. La persona che stai manifestando, o la persona con la quale sei in connessione, amerà totalmente di te questo tuo essere autonoma e autonomo, emotivamente stabile, nel tuo giardino fiorito. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Una persona integra sta arrivando da te, o sarà integra quella con la quale sei in connessione. Wow, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Luna di miele, qua mi parla di un momento di... un po' come il 6 di spade per me questa carta, no? È un traghettatore, ti stanno traghettando verso questa realizzazione dell'amore. C'è un'alchimia pazzesca tra te e questo amore incarnato. Un'alchimia pazzesca c'è o ci sarà, e poi delle credenze che possono influire sul rapporto. Allora, fattori religiosi un po' come il Papa, però con vari aspetti. Fattori religiosi sono le tue credenze, no? Sia quello che tu credi di meritare, di sentire, di voler realizzare dentro di te, lo realizzi fuori in qualità di amore e relazione, sia spesso delle credenze che con altre persone non ti sei trovata, non ti sei trovato, e ti fanno restare in una condizione di noia, di apatia, di... magari tu credi alcune cose, un'altra persona crede cose diverse, allora non ci si può venire incontro. Quindi tutte questo esame ti porterà a decidere cosa, a valutare cosa veramente vuoi davvero nel tuo cuore. Ok? Incontri la persona giusta. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Allora, la persona che arriva a te adesso, o è quella con cui sei in connessione, quindi cosa stai per manifestare? Una persona sulla tua stessa lunghezza d'onda. Va bene? Integra, ricordati, una persona integra in sé. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Ripulire, vedi c'è un attimo di pulizia qui, il vento cambia direzione, tutto quello che hai immaginato si manifesterà. Sta avvenendo un attimo di pulizia, numero 1 corrispondente anche all'arcano mondo e compimento, 12 corrispondente all'arcano dell'appeso, cambio di prospettiva, tempo e pazienza come ci hanno detto qui, tutto quello che stai immaginando nel tuo giardino fiorito si manifesta perché può essere la persona giusta. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, mi auguro di averti illuminato alcune parti importanti, con l'augurio che tu possa realizzare il tuo capolavoro di vita nel settore relazionale e in tutti gli ambiti. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.